Una delle gare più famose al mondo, sicuramente la gara tappe in autosufficienza più famosa. Vedi questi drittoni di 5-6 km, tutti uguali, vento contrario, non riesci a correre, zaino pesante, e inizia a farti delle domande. Ma lì penso di aver trovato il motivo per il quale sono andato nel deserto. Quando l'ho fatta 6 anni fa, 7 anni fa, mi ricordo il momento meraviglioso in cui ho spento il telefono e finalmente per almeno 6 giorni senza nessuno che ti può ritracciare. Aspettare sotto la tenda, una tenda nera, tu eri dentro un forno ed eri messo proprio lì a cuocere lentamente. Se ti dovessi dire come lo affronterò, non te lo so dire adesso. Vado un po' alla cieca, ecco. Inizia il 6 aprile la gara, tappa che sarebbe stata di 32 km con 400 metri circa di dislivello. È difficile, non è così male. Nella prima tappa è dove si ha un po' di più l'impatto con una situazione tutto sommato per noi nuova, perché comunque fa caldo, comunque c'è la sabbia dappertutto e lo zaino il primo giorno è molto pesante. Correre con 9 kg di peso sulle spalle fa sempre un effetto strano. Il primo giorno non vedi l'ora di correre, in realtà io il primo chilometro già mi chiedevo cosa stessimo facendo, perché comunque lo zaino era pesantissimo, molto più di quello che potevo immaginarmi. Non ci si può preparare fisicamente, ma si può soltanto essere pronti mentalmente in parte a quello che si andrà a fare. Ho fatto la mia strada abbastanza tranquillamente, avendo sempre in mente il pensiero che il giorno dopo, mangiando, lo zaino sarebbe pesato meno. Quindi continuavo a ripetermi: pesa tanto, ma domani peserà meno. Sarà un grosso punto di rottura, no, con quello che è stata la vita fino ad ora, e probabilmente mi farà capire, diciamo, un altro aspetto di me stesso. Il secondo giorno invece c'è una tappa più lunga, se non ricordo male 42 km, con un po' più di dislivello, ed è stata una tappa molto bella. Questa infinita distesa di terra secca, arida, spaccata dal sole,
con il sole a mezzogiorno dritto, perfetto, e io non vedevo la mia ombra, cioè perché avevo il sole esattamente a 90 gradi. Lì mi sono sentito veramente, sono solo in mezzo al nulla. Avere tanti momenti così da solo in un posto dove sei in mezzo al nulla ti cambierà parecchio. Non riesco a alzarmi. Cioè, la mia idea era quella già di ritirarmi, di non fare la terza tappa. Avevo male ovunque, cioè avevo mal di schiena, tantissimo, non riuscivo a stare dritto. Anche ogni volta che mi fermavo ai ristori mi toglievo lo zaino, mi piegavo, cercavo di fare stretching, ma avevo veramente tanto dolore alle spalle, tutta questa zona qua. E il mio pensiero è stato proprio, avendo già vissuto anche la notte al campo la sera prima, quindi il disagio di non lavarsi, il disagio di cucinare per terra, ho proprio detto, cioè, questa cosa qua non fa per me. Cioè, sono uno a cui piace far fatica, faccio gli ultra trail, faccio 100 km in montagna, ma questa cosa non fa per me. Porca troia! La fortuna di essere in gruppo, in 4 persone, ha fatto sì che io non mi ritirassi. A Stage 3 decido di farlo con un compagno di squadra che era in difficoltà, quindi decido di condividere con lui una parte di gara. La tappa lunga, che è quella che mi spaventava di più, l'ho cercata di affrontarla un po' più come gara, no? Come se le prime 3 tappe fossero state veramente il preludio, una preparazione. Hai completamente da gestire cibo e acqua per 6 giorni, si è completamente esclusi dalla società perché non ci saranno mezzi di comunicazione con l'esterno, quindi sei solo tu contro te stesso. Poi dalla quarta tappa invece è un crollo molto forte. Gli ultimi 30 km proprio sconnesso totalmente, li ho fatti camminando. Con Simone, che per fortuna era lì, altrimenti non so se l'avrei finita quella tappa. Purtroppo il deserto, non avendo barriere architettoniche, vedi l'arrivo ma magari a 15 km d'inferno, e quindi quando lo vedi non è detto che ci si arrivi facilmente. Però nel momento in cui l'ho visto ho detto ok, la tappa la finisco. Quando sono arrivato all'80, io Filippo lo conosco da molto più tempo degli altri ragazzi e mi ha fatto anche a me emozionare e piacere il fatto che all'arrivo dell'80 era lì ad aspettarmi. La prima cosa che ha fatto è stato prendermi lo zaino, portarmelo. Filippo è stato quello che ci ha aiutato, cioè che è il più calmo di tutti, è stato, e aveva sempre la parola giusta per tutti. Arrivato al finale avevo le gambe che bruciavano,
quindi ho passato tutta la notte con le gambe infuocate, ma pensavo al dolore, alla fatica, quindi cerco di dormire. Il giorno dopo, che era il giorno di riposo appunto, ho iniziato ad avere i brividi. Misuro la temperatura, è altissima, me la misurano internamente, quindi una temperatura di 40,8 gradi e quindi ho detto qui c'è da risolvere il problema e l'unico modo per risolverlo è metterti in una vasca di ghiaccio. Anch'io ho detto vabbè, figata, 10 minuti, 5 minuti, ma ho fatto un'ora e mezza. Ti giuro che io non ho mai sofferto, non ho mai avuto così tanto male in vita mia. Dal punto di vista di stress è stato tremendo, cioè da lì è diventata una sofferenza qualsiasi cosa. In più è iniziata anche la tempesta di sabbia incessante per i 3-4 giorni successivi, quindi era tutto uno stress, non avevi mai un minuto sereno in cui non c'era vento, o non eri pieno di sabbia, o non avevi dolori, e lì secondo me appunto è stato poi, diciamo, la parte più dispendiosa. 6,5, 42 km, una maratona. Dopo il giorno di riposo e il mio problema di ginocchio inizia a farsi sempre più importante, ma decido di eliminare i recettori del dolore e di partire comunque col sorriso, comunque sapendo, immaginando che ero nel posto in cui volevo essere. E mi trovo al 30° però, dove mi fermo, checkpoint numero 3, mancano circa 12 km all'arrivo, riempio le borracce, quando riparto una fitta indescrivibile mi prende il ginocchio sinistro. In quel momento lì penso a tantissime cose, penso a un legamento, penso al crociato, penso a un edema rotuleo che mi era già successo, penso al fatto che mi mancassero 12 km per finire quella tappa lì, più 21 km il giorno successivo. Ne avevo già fatti 230, mi sono detto no, io piuttosto cammino e vado avanti fino all'arrivo e non mi interessa. Talmente totalizzante che ti risucchia delle energie che non saprei neanche definire, non saprei neanche come definirle, proprio come se ti svuotasse di qualcosa. E l'ultima tappa è sempre un miscuglio di emozioni pazzesche. Sei gasato del fatto che è l'ultima e li finisce, quindi l'ultimo sforzo. L'aspetto positivo è che lo zaino finalmente pesa come dovrebbe pesare uno zaino, però ti dispiace anche un po' finirla. Forse la sintesi è che mi sono emozionato di più al loro arrivo che al mio. Cioè, vedere loro che stanchi, distrutti, conciati come eravamo, arrivavano o con le lacrime o urlando, vedendo la loro gioia è stata veramente forse la cosa più bella.